un guscio di brisée friabilissima e un ripieno che fa gola solo a raccontarvelo. Melanzane, patate, scamorza e un tocco di basilico e aglio. Una torta salata che vi farà leccare il dietro delle orecchie. E non dimentichiamo anche qualche pomodorino dell'orto. Una vera squisitezza. Adesso sigla e la prepariamo insieme. Dobbiamo affettare lo spessore di un paio di millimetri. A me è venuto in mente dopo, ma potevamo tranquillamente lasciare anche la buccia perché era molto bella, ma ormai ho già fatto tutto, pazienza. Le facciamo tutte così. Mi raccomando di non tagliarle troppo sottili perché sennò poi si sfaldano tutte. Le cuociamo al vapore, quindi acqua a bollore, la nostra pentola per la cottura al vapore, cuociamo e lasciamo giusto massimo 5 minuti. Fette spesse circa 1 centimetro. Quando sono tutte tagliate andiamo a ritagliare per il lungo delle fette spesse 1 centimetro e poi ne facciamo dei cubetti. Nel frattempo abbiamo finito di cuocere al vapore per quei 5 minuti le nostre dischetti di patate, le lasciamo raffreddare un po'. E cospargiamo sopra di sale grosso. In questo modo le melanzane butteranno fuori la parte amara e rimarranno poi squisitissime in cottura. Le lasciamo riposare una mezz'oretta. Tagliato a cubettini piccoli perché così fate meno fatica. Il mio sembra già un po' morbido perché siamo a una temperatura di 200 gradi in questi giorni e quindi appena lo si tira fuori dal frigo diventa già morbido, però va il più freddo possibile. È un po' come per le frolle. Lo sbricioliamo bene. Se questo lavoro lo volete fare per facilitarvi con l'impastatrice dovete usare il gancio a foglia. Quando abbiamo sbriciolato tutto mettiamo dentro l'acqua che deve essere assolutamente fredda di frigo, il mio tocco per renderla ancora più friabile, 2 cucchiai di vino bianco, fermo o frizzante non è che cambi molto. Diamo una mescolata giusto per non avere dei liquidi in movimento, poi andiamo sulla spianatoia e andiamo ad impastare fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Cerchiamo di lavorarla il minimo indispensabile per avere il nostro composto liscio e non la dobbiamo lavorare troppo, così come non si lavora troppo una frolla. Stoffa cerata oppure pellicola trasparente, quello che avete, e poi mettiamo in frigorifero per circa un'oretta. Per cuocere le verdure io uso un wok in ghisa, voi potete usare tranquillamente anche un altro tipo di pentola sapendo che le crosticine ci metteranno un pochino di più a formarsi. Filo di olio Evo e lo facciamo scaldare bene. Quando l'olio è ben caldo buttiamo dentro le patate. Dopo un po' che sfrigolano giriamo e voilà, la magia è fatta. Lasciamo andare di nuovo per qualche minuto così facciamo un po' di crosticina anche dall'altro lato. Passati un 5 minuti direi che sono sufficienti, diamo una regolata di sale, diamo una mescolata e poi togliamo le patate dalla pentola. Le mettiamo in una ciotola e qui mettiamo un altro poco di olio,
da coprire il fondo. Lo facciamo scaldare di nuovo. Nel frattempo vi faccio vedere quanto scura è diventata l'acqua delle melanzane, vedete, quello è tutto l'amaro. Scoliamo e sciacquiamo, voilà, e via una bella mescolata. Poi le stemperiamo un po', anche se avete la padella normale cercate di fare uno strato unico, lasciamo fare un po' di crosticina. Poi iniziamo a dare una mescolata, vedete che iniziano a fare la crosticina sotto, avanti così fino a che non saranno un po' ammorbidite con un po' di crosticina da tutte le parti. Ecco, vedete che iniziano a fare tutta una bella crosticina, è cambiato colore. Buttiamo dentro a questo punto uno spicchietto di aglio tritato, facciamo insaporire un attimo e poi aggiungiamo una manciata di pomodorini. Li possiamo lasciare anche interi se non sono molto grandi, se invece sono pomodori più grandi li tagliate a pezzettoni. Lasciamo andare per una decina di minuti, fiamma non troppo alta a questo punto. Io in questo caso metto giù anche un goccino di acqua, giusto per evitare che non si bruci troppo, perché a questo punto adesso dobbiamo ammorbidire. Di tanto in tanto ci ricordiamo di dare una mescolatina e quando sarà tutto bello morbidino così spegniamo il fuoco e mettiamo insieme alle nostre patate. Andiamo a fare delle listelline sottili, non dobbiamo tritarlo, solamente sminuzzarlo così. Scamorza affumicata, che può essere anche scamorza normale, può essere provola, può essere emmental, può essere quello che pare a voi. Grattugia fori grossi e andiamo a grattugiarla. Mi sono dimenticata di dirvi che naturalmente se non volete usare il vino potete fare direttamente solo acqua fredda, a quel punto saranno 60 grammi in tutto. Adesso spolverata sopra e sotto come da rigore andiamo a stendere della dimensione poco più grande della capienza della nostra teglia. È comunque molto importante che abbia lo stesso spessore, quindi con la mano andiamo a passare e sentiamo dove c'è bisogno di assottigliare. Mi raccomando, il mattarello leggero, perché è un impasto che si stende con molta facilità. Facciamo aderire bene dentro. A questo punto andiamo a prendere il ripieno, che dovrà essere freddo. Se non fosse ancora freddo, questa la prendiamo così com'è, la mettiamo in frigo fino al momento di poterla mettere dentro il ripieno. Livelliamo bene e andiamo a ripiegare verso l'interno i bordi. Mi raccomando, la pasta brisée deve essere un po' spessina, almeno 2 o 3 mm, perché di ripieno, come vedete, non ho lesinato. E la nostra torta salata è pronta e deliziosa. La facciamo raffreddare un pochino, poi la serviamo. Se gradito, una sgranocchiata di pepe.